Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo a cosa serve e come opera la funzione di ricerca e riferimento confronta.x di Excel, un'evoluzione della funzione confronta che, come vedrai, esprime le sue potenzialità soprattutto quando viene nidificata all'interno di altre funzioni. La funzione confronta.x cerca un determinato elemento in un intervallo monodimensionale, cioè un vettore, e restituisce la posizione relativa di tale elemento nell'intervallo. A differenza della funzione confronta, per impostazione predefinita, restituisce corrispondenze esatte, ma impostando correttamente i suoi parametri, può restituire anche corrispondenze approssimative, offrendo un maggior numero di opzioni sia di confronto che di ricerca. Come vedrai dai prossimi esempi, la funzione confronta.x è molto più facile da utilizzare che da descrivere. Per comprendere al meglio la sua sintassi, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Venti atleti partecipano a una gara sul modello del triathlon, articolata su 3 discipline: nuoto, ciclismo e corsa. Si tratta di 3 gare indipendenti, non in stretta successione temporale. L'organizzazione decide che il vincitore sarà l'atleta che otterrà i migliori piazzamenti, indipendentemente dai tempi realizzati. Nella tabella a sinistra sono presenti le classifiche delle 3 gare. I dati sono variabili. Li ho ottenuti mediante permutazioni dell'elenco presente nella colonna I. Determina i piazzamenti di ciascun atleta, sommali e individua il vincitore della gara, che ovviamente sarà l'atleta che otterrà come totale il valore minimo. La funzione che ci può aiutare, meglio ancora della funzione confronta, è la funzione confronta.x. La sua sintassi è la seguente. Come puoi notare, ha 4 argomenti, cioè un argomento in più rispetto alla funzione confronta, e dunque offre maggiori opportunità di ricerca. I primi 2 argomenti sono obbligatori, gli altri 2 facoltativi. In questo esempio vediamo il suo utilizzo base, utilizzeremo dunque solo i primi 2 parametri. Mi posiziono in cella J2 e digito uguale, confronta, scelgo la funzione confronta.x, come primo argomento seleziono tutti i valori da cercare, digito punto e virgola e come secondo argomento seleziono la matrice all'interno della quale voglio trovare la posizione di ciascun valore presente in questa colonna gialla. Premo invio. Come puoi notare, Barone Luigi compare in 16ª posizione e in un attimo abbiamo ottenuto le posizioni in classifica di ciascun atleta. Anche premendo il tasto F9 i dati si aggiornano istantaneamente. Inserendo una formula equivalente anche nella seconda colonna e selezionando la classifica del ciclismo e successivamente nella terza colonna selezionando la classifica della corsa, premendo invio, in un istante otteniamo tutte le classifiche. Sommiamo ora i piazzamenti e premendo invio e successivamente trascinando la formula verso il basso, la formattazione condizionale inserita in precedenza individua subito il vincitore. Passiamo ora ad un secondo esempio. In tabella sono riportati i dati relativi ai fatturati trimestrali realizzati da 4 agenti di vendita di un'azienda. Selezionando un trimestre nella piccola tabella a destra, fai in modo che vengano importati i dati dalla tabella principale. Successivamente rappresenta i dati del trimestre selezionato utilizzando un grafico a barre. Abbiamo già visto questo esempio quando abbiamo trattato la funzione confronta e per risolverlo abbiamo nidificato la funzione confronta all'interno della funzione cercavert. Vediamo la formula già operativa con la funzione confronta.x. All'interno della funzione cercavert, come primo argomento è stato selezionato l'intervallo G2-G5 e i valori di questo intervallo sono stati cercati all'interno della matrice tabella A2 e 5. Il quarto argomento della funzione cercavert è stato impostato a 0 per avere una corrispondenza esatta e per ottenere l'indice, cioè il numero della colonna all'interno della quale cercare i valori presenti nel primo argomento, ho utilizzato la funzione confronta.x.
Come primo argomento della funzione confronta x ho selezionato la cella H1 contenente il numero del trimestre e come secondo argomento la matrice, cioè l'intervallo di ricerca, ho selezionato le intestazioni della prima tabella. Siccome si tratta di una ricerca con corrispondenza esatta, non ho dovuto utilizzare il terzo argomento e quindi premendo invio ho raggiunto il mio obiettivo, utilizzando solamente due argomenti all'interno della funzione confronta.x al posto dei tre argomenti utilizzati nella funzione confronta. A partire da questa piccola tabella, poi, con le tecniche viste nel corso Excel base, ho poi creato e formattato questo grafico a barre. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Con i prossimi 5 esempi voglio mostrarti il corretto utilizzo degli ultimi due parametri della funzione confronta.x. Ti consiglio di fare attenzione soprattutto agli ultimi due esempi, perché l'ultimo argomento della funzione crea spesso qualche grattacapo. Iniziamo con questo esempio. Visti gli ottimi risultati conseguiti nell'anno in corso, un'azienda decide di erogare un premio di produzione ai propri dipendenti, privilegiando i lavoratori con i redditi più bassi. Pertanto, i lavoratori vengono suddivisi in scaglioni in base al reddito e a ciascuno scaglione viene applicata un'aliquota differente per il calcolo del premio finale. Individua gli scaglioni di appartenenza, applica le aliquote corrette e calcola il premio che spetta a ciascun dipendente dell'azienda. Dunque, analizzando il reddito di un dipendente, ad esempio di Barone Luigi, dobbiamo cercare 32.690 all'interno di questa piccola tabella, nella prima colonna. Scendiamo e quando la funzione confronta troverà 40.000, arretrerà di una cella e individuerà il 30.000 che si trova nella terza riga e dunque restituirà lo scaglione numero 3. Il problema è che 32.690 non si trova all'interno della prima colonna di questa tabella e dobbiamo dunque individuare una corrispondenza approssimativa. Vediamo la formula già inserita. Come primo argomento della funzione confronta è stata selezionata la colonna dei redditi. Come secondo argomento la colonna contenente i minimi di ogni scaglione di reddito e come terzo argomento abbiamo 4 possibilità. 0 oppure omesso è una corrispondenza esatta. Meno 1 è la corrispondenza che fa per noi, poiché è una corrispondenza esatta o elemento successivo più piccolo, e quindi andando a cercare 32.690, la funzione confronta.x va a individuare il 30.000 in terza riga. La terza opzione è corrispondenza esatta o elemento successivo più grande e quindi la funzione confronta, cercando il 32.690, individuerebbe il 40.000, cioè la riga numero 4, e la quarta modalità è la corrispondenza carattere jolly, che utilizza i caratteri punto interrogativo, asterisco e tilde per effettuare ricerche su stringhe di testo simili a una stringa prefissata. Come già detto, selezioniamo la seconda opzione, meno 1, e premiamo invio. Avendo utilizzato una formula a matrice dinamica, l'intera colonna si riempie immediatamente. Per quanto riguarda l'aliquota, ti mostro la formula utilizzata e ti invito a trovarla personalmente, mentre per quanto riguarda il premio è un semplice prodotto fra i valori presenti in colonna B e i valori presenti in colonna D. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Un gruppo di allievi esegue un test di informatica. In base al punteggio ottenuto, a ciascun allievo sarà assegnato un livello in base alle corrispondenze riportate nella piccola tabella a destra. Individua il livello di competenza specifica di ciascun allievo. Come puoi notare, nella piccola tabella a destra i punteggi sono riportati in senso decrescente e dunque, utilizzando la funzione confronta.x, ho cercato i valori presenti in colonna B all'interno della colonna punteggi della matrice a destra e siccome i punteggi sono riportati dal più grande al più piccolo, dall'alto verso il basso, come terzo parametro ho impostato il valore 1, corrispondenza esatta o elemento successivo più grande. Così ad esempio la funzione confronta con questo 96, quando scende e trova il valore 80 che è inferiore a 96, arretra di una cella, trova il valore 100 che si trova in prima riga e restituisce dunque il valore 1.
Per questo 44 scende, quando trova il 40 arretra di una cella, trova il 60 che si trova nella riga numero 3. Anche se non è necessario, ho impostato anche l'ultimo parametro, dando adesso il valore 1, ricerca dal primo all'ultimo. Questo è il valore predefinito ed avrei anche potuto ometterlo. Negli ultimi due esempi vedremo l'importanza di questo ultimo parametro. Passiamo ora ad un altro esempio molto semplice. Ho inserito questo esempio solo per mostrarti che la funzione confronta.x può ricercare i valori contenuti in una matrice verticale all'interno di una matrice disposta orizzontalmente e dunque in questo esempio, utilizzando la funzione confronta.x, ho cercato i valori contenuti nella colonna B all'interno della matrice dei punteggi minimi di accesso ai gruppi. E siccome i valori di questa matrice sono disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, ho utilizzato come valore del terzo parametro, la modalità confronto, il valore -1. Con il prossimo esempio vediamo come e quando impostare anche il quarto parametro. All'inizio dell'anno accademico si vogliono suddividere in due sezioni in modo equo i 100 studenti iscritti ad un corso di laurea. L'elenco che vedi a sinistra è già ordinato. Scegli la lettera più opportuna da cui iniziare il secondo gruppo. Come puoi notare, inserendo una lettera in questa cella di colore giallo e premendo Invio, viene immediatamente individuato, come puoi vedere qui nella casella Nome, il numero degli allievi appartenenti al primo gruppo. Possiamo ottenere questo risultato utilizzando la funzione confronta.x in questo modo. Come primo argomento inseriamo il riferimento alla cella di colore giallo che contiene la lettera D. Come matrice selezioniamo l'intero elenco contenuto in colonna A. Come modalità di confronto -1, poiché effettuiamo una ricerca approssimativa, infatti la lettera D da sola non è presente nell'elenco e l'elenco è disposto in ordine crescente. Infine, come modalità di ricerca, utilizziamo -1. Come puoi osservare, le modalità di ricerca possibili sono 4. A noi interessano soprattutto le prime due. 1 oppure omesso è la ricerca dal primo all'ultimo e -1 è la ricerca dall'ultimo al primo. In questo esempio è indifferente utilizzare 1 oppure -1 e quindi potremo anche omettere il quarto argomento. Nell'esempio che segue, come vedrai, sarà invece fondamentale scegliere correttamente questo quarto argomento. Premo Invio e dopo aver fatto alcune prove, ad esempio con la lettera G, noto che il primo gruppo dalla A alla F è di 43 allievi, mentre con la lettera H si arriva a 50 allievi e quindi la suddivisione più opportuna si ha con la lettera H che consente di avere 50 allievi per gruppo. Rispondiamo ora ad un'altra domanda. Nella tabella a destra gli allievi sono stati disposti in ordine decrescente in base al punteggio realizzato nel test di inglese. Inserisci la soglia minima per il raggiungimento della sufficienza e calcola il numero degli allievi che hanno superato il test. Come puoi notare, inserendo nella cella gialla la soglia minima, gli studenti promossi vengono immediatamente individuati. Analizziamo la formula. Mediante la funzione confronta x, inseriamo come primo argomento il valore, il riferimento alla cella di colore giallo. Come secondo argomento la matrice, il riferimento alla colonna di colore rosa contenente i voti. Siccome i voti sono disposti in senso decrescente, utilizziamo 1 per la modalità di confronto. Se invece fossero ordinati in senso crescente, dovremmo utilizzare -1. Ed infine, per la modalità di ricerca, inseriamo -1, cioè la ricerca dall'ultimo al primo. Perché ho inserito tale modalità? Proviamo ad esempio a inserire la soglia per la sufficienza a 90. Excel parte dal basso e appena incontra il 90 individua la riga, che è la riga numero 8. Se io avessi inserito 1, cioè ricerca dall'alto verso il basso, Excel avrebbe fornito come risultato 7, poiché partendo dall'alto, la prima volta che si incontra il 90 è nella settima riga, ma in realtà anche Piras Christian, che si trova in posizione numero 8, ha superato il test e dunque il valore corretto della modalità ricerca è -1.
Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!